Cosa succede se mescoliamo due farine con forza proteica diversa? Andiamo a vedere. Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video su The Silent Puglia. Oggi prepariamo un impasto per pizza che, con qualche variazione nella gestione e nella cottura, si presta anche a numerose altre preparazioni: focaccia in teglia, calzoni, panzerotte, grissini, pane e tutto quello che potete immaginare. A breve vi spiegherò cosa significa la forza della farina. Qui vediamo la Manitoba e la farina 00 classica. E soprattutto vi spiegherò perché viene indicata con la sigla W, pronunciata comunemente forza V. Per il nostro impasto utilizziamo quindi due farine con forza diversa che andremo a miscelare per ottenere un impasto adatto alla preparazione di due pizze tonde al piatto. Ma cosa significa realmente forza della farina? In termini semplici, una farina più forte è generalmente in grado di sviluppare una maglia glutinica più resistente, trattenere meglio i gas prodotti dalla fermentazione e sopportare a parità di condizioni quantità maggiore di acqua e fermentazioni più lunghe. Andiamo adesso a setacciare le due farine per evitare eventualmente grumi che si possono trovare nelle confezioni. È possibile quindi miscelare le farine con valori W, forza V differenti per ottenere una miscela con una forza proteica intermedia, almeno come indicazione teorica. Andiamo quindi a setacciare. In questo caso, come vedete, non troviamo nulla perché evidentemente questo tipo di farine hanno una buona qualità o sono state conservate semplicemente bene. Andiamo anche a setacciare la Manitoba, a mescolare con la farina 00. Il comportamento reale comunque dell'impasto non dipende soltanto dal valore della forza V, ma anche dalla qualità delle proteine, dalla loro composizione e dalle caratteristiche specifiche delle farine. Adesso andiamo ad aggiungere il lievito secco. Io sto usando 250 grammi per ogni farina, 4/3 di lievito secco, un cucchiaino di zucchero, dopo vi spiego perché serve e non serve in realtà, e buttiamo tutto in planetaria. Ricordiamo che due farine con la stessa forza proteica possono comunque comportarsi in modo diverso durante l'impastamento, la lievitazione e la cottura. Le informazioni magari che troviamo sulle etichette delle farine possono aiutarci, però non sempre troviamo tutti i dati che ci servirebbero. È per questo forse che siamo perennemente alla ricerca di una ricetta soddisfacente. Spero che questa possa aiutarvi almeno un po'. Dicevamo, lo zucchero non è indispensabile per far fermentare l'impasto. Il lievito che inseriamo comunque può utilizzare gli zuccheri già disponibili nell'impasto, che derivano dalla trasformazione degli amidi anche presenti nella farina. Però una piccola quantità di zucchero può favorire una partenza un pochino più rapida della fermentazione, soprattutto nelle prime fasi, e contribuisce anche a favorire la colorazione della crosta durante la cottura. Tutto qua, però volendo potresti anche evitare di metterlo. Ed eccoci arrivati a un cartello che vi ho preparato sulle forze proteiche delle farine, differenze, usi e consigli per ogni preparazione. Come potete vedere abbiamo
4 tipi principali di farina venduta in commercio. A differenti livelli di forza corrispondono, come potete vedere, in linea generale differenti utilizzi e diversi intervalli di lavorazione. Qui arriviamo quindi a un'altra cosa molto importante. Anche tra le farine 00 troviamo valori di forza e utilizzi molto diversi. Questo perché la dicitura 00 non indica la forza effettiva della farina, indica principalmente il suo grado di raffinazione. Tecnicamente si dice abburattamento, però diciamo rimaniamo semplici, grado di raffinazione della farina e le caratteristiche della farina dal punto di vista della classificazione. Di conseguenza possiamo avere farine 00 relativamente deboli, con poche proteine quindi, e invece farine 00 decisamente forti. Quindi quando scegliete una farina al supermercato non basatevi soltanto sulla dicitura 0 o 00, considerate le caratteristiche della farina e, quando disponibile, il valore W o il valore forza V in funzione della preparazione che volete realizzare. Quindi in questo schema possiamo facilmente notare che una farina Manitoba avrà una forza proteica decisamente più forte, contiene fino al 15% più di proteine, e avremo un impasto molto elastico e tenace e potremmo preparare appunto la famosa pizza napoletana se abbiamo un forno ovviamente adatto ad alte temperature, oppure colombe, panettoni, impasti professionali, chi più ne ha chi più ne metta. Noi in casa con un forno che diciamo arriva massimo 300-320 gradi, solitamente utilizziamo una farina 00 per pane e pizza o quelle già pronte, miscelate, che hanno una forza V massimo 300, oppure come nel caso di oggi riusciamo a miscelare una farina 0 con un W 260 al massimo con una Manitoba per ottenere una sorta di via di mezzo di forza che si aggira intorno a un 300-260, in modo tale che abbiamo un giusto equilibrio tra proteine, elasticità dell'impasto e idratazione che aiuta la realizzazione di una buona pizza, un buon impasto e quindi una buona pizza. Adesso iniziamo a far girare la planetaria. L'acqua è anche una cosa molto importante. Io qui ho utilizzato 300 grammi di acqua che equivalgono a un 60% di idratazione sul totale di 500 grammi di farina. L'acqua è fondamentale ovviamente perché contribuisce alla formazione della struttura dell'impasto e ne influenza direttamente consistenza, elasticità, lavorabilità e ovviamente un buon risultato finale. Aggiungiamo l'acqua un po' per volta, non tutte insieme altrimenti rischiamo ovviamente di affogare l'impasto. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra forza della farina, idratazione, lavorazione e fermentazione. Avendo un'idratazione del 60% significa semplicemente che utilizziamo 60 grammi di acqua ogni 100 grammi totali di farina. Inseriamo anche 3 cucchiai di olio. L'olio può favorire una crosta più dorata e croccante, soprattutto nei forni domestici, che raggiungono delle temperature inferiori rispetto ai forni professionali da pizza. Rallenta poi leggermente la perdita di umidità durante la cottura, aiutando a mantenere l'interno più morbido. E ovviamente, se utilizziamo un buon olio extravergine di oliva, è più buono. Per quanto riguarda ancora l'acqua, se avessimo utilizzato un 315 grammi di acqua saremmo arrivati ad un 63% di idratazione. Avremmo ottenuto un impasto leggermente più morbido e potenzialmente più leggero. Aggiungendo invece 330 grammi di acqua, ad esempio, saremmo arrivati al 66% di idratazione. Se la farina fosse stata in grado di sostenerla, quindi una farina più forte, più sostiene l'idratazione, più acqua potremmo mettere in maniera ovviamente attenta, avremmo potuto ottenere una struttura più aperta e alveolata. Però
C'è sempre un però ovviamente, non è così facile, automatico e bello. Aumenterebbero anche l'appiccicosità dell'impasto e la difficoltà di lavorazione. E quindi bisogna considerare un altro fattore fondamentale, la temperatura dell'impasto. Aggiungiamo sale verso la fine o comunque la parte conclusiva dell'impastamento e mettiamo ancora acqua fino a conclusione. Dicevamo, durante la lavorazione, soprattutto utilizzando una planetaria, l'impasto tende a riscaldarsi a causa dell'attrito. Più alta la temperatura è dell'impasto, più la fermentazione tende ad accelerare. Questo significa che un impasto che raggiunge una temperatura molto più alta di quella prevista dalla ricetta potrebbe lievitare più velocemente del previsto e quindi anche la lavorabilità può risentirne a lungo andare. Un impasto sottoposto a una lavorazione eccessiva e a un forte riscaldamento può diventare più molle, appiccicoso e difficile da gestire, soprattutto se l'idratazione è troppa o se la farina non è sufficientemente forte. Questo non significa che il glutine si distrugga semplicemente perché l'impasto diventa caldo, piuttosto il problema è che la temperatura, lavorazione e fermentazione modificano il comportamento dell'impasto, rendendolo progressivamente più difficile da gestire. Quindi un impasto che inizialmente ci sembrava perfetto può diventare, continuando a lavorarlo, un po' più lucido, più molle, più appiccicoso e più difficile da incordare. E con un'idratazione del 66% questo problema può risultare ancora più evidente se la farina non ha una capacità sufficiente di assorbire e trattenere l'acqua. Per questo nel nostro caso siamo andati, diciamo, sul semplice e scegliamo di rimanere su un 60% di idratazione che comunque consente di ottenere un impasto ottimo per le nostre esigenze casalinghe. Come vedete ho continuato a far lavorare l'impasto fino all'asciugatura e ho continuato a mettere acqua fin quando l'impasto tendeva a riceverne. Finiamo l'acqua. Un'altra cosa, se abbiamo 500 g di farina e 300 g di acqua, l'impasto rimane al 60% di idratazione anche aggiungendo 3 cucchiai di olio, che sarebbero circa un 30 grammi. Quindi quando voi vedete una ricetta al 60-70% di idratazione e poi vedete dei liquidi come l'olio in aggiunta, non contate l'olio, il 60% si riferisce soltanto all'acqua aggiunta. Perché l'olio comunque, essendo un grasso, non viene conteggiato allo stesso modo del liquido dell'acqua normale. C'è da dire che il risultato finale poi, in questo caso un 60% accontenta quasi tutti. Ci sono i puristi, diciamo, degli impasti che possono permettersi un'idratazione e una lievitazione più ampie, ottenendo una pizza più morbida, leggera e alveolata. L'importante è capire che non esiste una percentuale di idratazione perfetta in assoluto, ovviamente dipende dai nostri gusti alla fin fine. C'è chi piace il cracker o il biscotto come pizza perché si spezza ed è croccantissima, allora magari gli piace utilizzare una farina debole, una farina 00 a 200 forza V e gli sta benissimo, per carità. Nessun impasto è sbagliato, secondo me, quando soddisfa i gusti personali, quindi fatela come volete, fatela bene, fatela soprattutto che piaccia a voi stessi, insomma. Ecco qua, ci sembra praticamente quasi fatto.
Abbiamo messo tutta l'acqua, adesso con un tarocco andiamo a liberare il gancio. Non è ancora pronto, perché comunque dovrebbe essere l'impasto elastico e malleabile. Aggiungiamo un pochino di farina al piano, andiamo a staccare dalla planetaria, si stacca abbastanza bene. Come vedete comunque l'idratazione al 60% tiene leggermente appiccicoso l'impasto, però basta veramente pochissima farina e 2-3 pieghe così per poter risolvere tutto e avere comunque un impasto decente. Andiamo a pirlare, che è quel movimento rotatorio fatto con la base, l'interno delle mani, qualche pieghina e il gioco è fatto, la metteremo a lievitare. Se vi sembra troppo umido l'impasto, aggiungete pochissima farina. Non troppa, perché altrimenti potrebbe tendere a indurirsi e a far saltare comunque la ricetta originale, poi vi trovereste uno scompenso. Quindi non inondate di farina il piano, le mani, perché comunque la conterà, ovviamente l'impasto l'accetta, però bisogna vedere come l'accetta, perché se si dovesse indurire troppo, poi non verrà fuori comunque quello che vi aspettereste. Ok, direi che siamo praticamente pronti e la mettiamo nella planetaria, nello stesso contenitore della planetaria, un briciolino di farina come base per non farla attaccare dopo, giusto per una questione di comodità nostra, per poterla staccare, e poi anche sopra, perché durante la lievitazione occuperà le pareti del contenitore. Ed eccola qua, dopo 6-7 ore di lievitazione in questo caso. Andiamo a prenderla, perché una farina più è forte, più comunque può sopportare tempi di lievitazione ampi. Poi magari in un altro video vi mostrerò la lievitazione lunga anche da frigorifero. Andiamo a prenderla dal contenitore della planetaria, la mettiamo in un contenitore di plastica adatto comunque a contenere gli impasti alimentare e faremo la seconda lievitazione adesso. Puliamo bene, non lasciamo nulla. Leggerissimamente un pochino di farina sulle mani e andiamo a fare qualche pieghetta necessaria anche all'elasticità dell'impasto, a incamerare leggermente aria, e quindi procediamo alla pesatura dell'impasto. Perché lo pesiamo? Per capire quant'è il totale, e quindi se vogliamo fare 2 pizze la tagliamo più o meno in maniera uguale per non creare scompensi poi nel piatto dei commensali, perché altrimenti uno si ritrova una pizzetta e l'altro si ritrova una ruota di carro enorme e non va bene. Ok, in questo caso questo pezzo è un pochino più grosso dell'altro, andiamo a compensare. Avremo 410 grammi a testa di impasto per pizza, che è comunque tantissimo. Considerate che questo tipo di pizza vi avanzerà probabilmente se non siete super affamati, perché comunque è una di quelle pizze alte e condite che diciamo noi è per 2 perché noi siamo golosi, ma in realtà può essere benissimo per 3-4 persone questo impasto, è quasi 1 chilo, quindi più il condimento, immaginate, si arriva al chilo più o meno. Se siete in 2 ci potete mangiare anche il giorno dopo, perché comunque questo tipo di pizza è buonissima anche il giorno dopo. Andiamo a chiudere e lasciamo lì quante ore possiamo. Dopo, nel questo caso, un 3 orette, l'impasto si presenta così, ancora una leggera lievitazione,
Più lievita meglio è, signori, perché comunque si alleggerisce il tutto. Andiamo a ungere le due teglie. Questo è un tipo di teglia a buchetti che permette la cottura uniforme anche alla base. E andiamo semplicemente a staccare dal contenitore e a stenderla nella teglia. Come vedete l'impasto è super morbido, non troppo appiccicoso perché altrimenti sarebbe stato troppo idratato. È morbido ma non rimane appiccicato alle mani. Si stende abbastanza bene. Diciamo che in casa avevamo una temperatura anche ideale, il caldo grosso, almeno qui da noi, è finito e dai 28-29 gradi in casa si è passati ai 25, che permette comunque di lavorare meglio. Non solo la pizza, ma anche tutto il resto. La andiamo a stendere, rimane abbastanza stabile, non si ritrae, quindi è venuta abbastanza bene. E facciamo la stessissima cosa con l'altra teglia. Quando finiremo di stenderla per il diametro della teglia, che è un 30-32 cm, le riprendiamo e continuiamo a dargli una stesura finale. Ed eccoci con le pizze stese. Ok, adesso abbiamo preparato gli ingredienti, che in questo caso mozzarella di bufala, prosciutto cotto di Praga, passata di pomodoro e carciofini. Nella passata di pomodoro abbiamo aggiunto un goccio d'olio e sale. Andiamo velocemente quindi a mettere la passata di pomodoro, che in questo caso non è proprio passata di pomodoro, ma in questo caso sono polpa di pomodoro. Mettete quello che più vi aggrada, va bene anche la passata di pomodoro. Io non sono proprio per mantenere al massimo la tradizione, ma per quello che più alla fine ci piace. Facciamo così anche per l'altra pizza e le mettiamo in cottura subito senza gli altri ingredienti per far cuocere meglio la base col pomodoro e non far bruciare gli altri ingredienti. Quindi dopo una decina di minuti col nostro vecchio forno le tiriamo fuori e mettiamo il resto degli ingredienti. Quindi il prosciutto, mettetelo dove più vi pare, qua e là, quanto ne volete. Siate generosi ovviamente. Poi mettiamo la mozzarella di bufala, in questo caso, fatta a pezzetti. L'abbiamo tagliata un po' prima perché comunque essendo molto acquosa rilascia liquidi alla base. Potete usare qualsiasi mozzarella, anche quella secca, comunque scamorza, quella che vi piace di più, signori, perché comunque la mozzarella secca tende a rilasciare meno liquidi sulla pizza, a me non dispiacciono sinceramente, la rende anche più morbida.
e poi carciofini. Qua ovviamente sapete, potete sbizzarrirvi. E siamo pronti per la seconda infornata. Altri 7-8 minuti alternando sopra e sotto le due pizze in questo caso ed eccola pronta. Così si presenta alla fine della cottura. Un buon risultato perché comunque è rimasta non schiacciata bassa, croccantina fuori, morbida dentro, con ingredienti buoni viene un buon pasto, una buona pizza. E siamo arrivati alla fine del video, signori. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate e soprattutto iscrivetevi per far crescere il canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da The Silent Pullian.